Ok, ecco una versione ampliata e più dettagliata, mantenendo lo stesso stile, tono, stile di scrittura e formato del tuo video. Ciao a tutti e benvenuti, bentornati o bentrovati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché abbiamo una storia che, mamma mia, direi che è esplosiva. Avete presente quando la vita sembra una soap opera turca, di quelle piene di colpi di scena, intrighi e drammi familiari? Ecco, oggi ci immergiamo proprio in una situazione del genere, con protagonisti, nomi esotici e una cascata di emozioni. Preparate i fazzoletti o i popcorn, a seconda del vostro umore, perché questo sarà un viaggio emozionante. Oggi parleremo di una notizia che sta facendo il giro del web, una storia che ha scosso l'Italia, e non solo. Neslihan furiosa, Burak cacciato di casa. Cosa è successo? Cercheremo di capire insieme il retroscena di questa vicenda, analizzando le informazioni che circolano e cercando di fare un po' di chiarezza. Non vi prometto una verità assoluta, perché in questi casi la verità è spesso sfuggente e soggettiva, ma vi prometto un'analisi approfondita e, spero, divertente. Prima di iniziare però, un piccolo favore, se siete nuovi da queste parti, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Mi raccomando, il vostro supporto è fondamentale per me e mi dà la carica per creare contenuti sempre più interessanti. E se vi piace quello che vedete, un bel mi piace e una condivisione con i vostri amici sarebbero super apprezzati. Più siamo, più ci divertiamo, no? Ok, bando alle ciance. Entriamo nel vivo della questione. Italia sotto shock, Neslihan furiosa, Burak cacciato di casa. Solo a leggere queste parole si percepisce un'aria di tempesta. Ma cosa si nasconde dietro questo titolo ad effetto? Qual è la scintilla che ha fatto esplodere la bomba? Innanzitutto, chi sono Neslihan e Burak? E perché l'Italia dovrebbe essere sotto shock? Cerchiamo di ricostruire un po' la storia. Le informazioni sono frammentarie, bisogna dirlo, e spesso bisogna prendere con le pinze quello che si legge online. La rete è un mare magnum di notizie vere, mezze vere e totalmente inventate. Però, mettendo insieme i pezzi, incrociando le fonti e fidandoci un po' del nostro intuito, si delinea un quadro piuttosto chiaro, e decisamente drammatico. Neslihan, da quello che si dice, è una donna di origini turche, o comunque con un forte legame con la Turchia. Alcuni la descrivono come una figura pubblica nel suo paese d'origine, una influencer, un'attrice, o forse una imprenditrice di successo. Altri, invece, la dipingono come una donna riservata, lontana dai riflettori, ma con un forte carisma e un temperamento deciso. In ogni caso, sembra essere una persona con una personalità forte e indipendente. La sua bellezza, a detta di molti, è mozzafiato, con occhi profondi e penetranti che riflettono una saggezza antica. Burak sembra essere il compagno, il marito, l'ex compagno o l'ex marito di Neslihan. Dico sembra perché proprio lo status della loro relazione è uno dei punti più oscuri della vicenda. Alcune fonti parlano di un matrimonio lungo e felice, interrotto bruscamente da un evento traumatico. Altre, invece, sostengono che la loro relazione fosse già in crisi da tempo, segnata da incomprensioni e litigi continui. Di Burak si dice che sia un uomo affascinante, con un sorriso contagioso e un talento innato per la seduzione. Lavora, o lavorava, nel settore della moda, o forse nel mondo della finanza. Anche qui, le informazioni sono contraddittorie. Ma una cosa è certa, la sua vita è cambiata radicalmente nelle ultime settimane. La notizia principale è che Burak è stato cacciato di casa. Ora, questa espressione può avere 1000 significati diversi. Potrebbe significare che Neslihan, furiosa per qualcosa, lo ha letteralmente buttato fuori dalla porta, intimandogli di non farsi più vedere. Immaginate la scena, urla, lacrime, valigie scaraventate per le scale, un vero dramma. Oppure, potrebbe significare che, in seguito a una rottura, Burak ha deciso, o è stato costretto a decidere, di andare a vivere altrove. Forse ha trovato un nuovo appartamento, o forse è tornato a vivere con i suoi genitori. La differenza è sostanziale, ovviamente. Ma in entrambi i casi, la situazione è tutt'altro che rosea. Ma cosa ha scatenato l'ira di Neslihan? Qui entriamo nel regno delle ipotesi e delle speculazioni. Alcuni siti web e blog riportano voci di tradimento, di bugie, di segreti svelati. Insomma, il classico repertorio da dramma amoroso.
C'è chi parla di un'altra donna, una giovane modella conosciuta durante un viaggio di lavoro. Chi di problemi economici, debiti di gioco che hanno messo a rischio il patrimonio di famiglia. Chi di incomprensioni caratteriali, incompatibilità di vedute che hanno reso impossibile la convivenza. Una delle teorie più accreditate, anche se, ripeto, prendete tutto con le molle. È che Burak abbia commesso un errore imperdonabile nei confronti di Neslihan, un errore che ha minato la fiducia e la stabilità del loro rapporto. Si parla di una questione molto delicata, qualcosa che ha ferito profondamente Neslihan e che l'ha portata a prendere una decisione drastica. Alcuni sostengono che Burak abbia rivelato un segreto intimo di Neslihan a una persona sbagliata. Altri, invece, ipotizzano che abbia fatto una promessa solenne che non è riuscito a mantenere. In ogni caso, sembra che l'errore di Burak abbia avuto conseguenze devastanti sulla loro relazione. Certo, cacciare qualcuno di casa è un gesto forte, una decisione che raramente si prende alla leggera. Significa che il livello di rabbia e di delusione ha raggiunto un punto di non ritorno. Significa che la fiducia è stata tradita, la pazienza esaurita, l'amore spezzato. Immagino Neslihan, piena di dolore e di rabbia, a fronteggiare Burak, a dirgli parole dure, a fargli capire che la sua presenza non è più tollerata. Una scena drammatica, senza dubbio. Un confronto acceso, carico di emozioni, che segnerà per sempre le loro vite. Ma perché l'Italia dovrebbe essere sotto shock per una storia del genere? Beh, qui entrano in gioco diversi fattori. Innanzitutto, la curiosità morbosa che spesso accompagna le vicende private delle persone, soprattutto se si tratta di personaggi, presunti o reali, con un certo seguito sui social media o nella vita pubblica. Siamo tutti un po' pettegoli, ammettiamolo. Ci piace sbirciare nella vita degli altri, soprattutto quando questa è più movimentata della nostra. Inoltre, c'è da considerare il fatto che le storie di tradimento, di rotture e di drammi familiari sono un po' un classico che attira sempre l'attenzione del pubblico. Ci si immedesima, si fanno paragoni con la propria vita, si prendono le parti di uno o dell'altro protagonista. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sperimentato la delusione amorosa, il tradimento, la fine di una relazione. Per questo, ci sentiamo particolarmente coinvolti in storie come questa. Infine, non dimentichiamo il fascino esotico che spesso accompagna le storie provenienti da altri paesi e culture. L'idea di una donna turca furiosa che caccia di casa il suo compagno italiano, o viceversa, non è chiaro. Aggiunge un tocco di spezia alla vicenda, rendendola ancora più interessante. E forse anche un po' sensazionalistica. L'Oriente, con i suoi misteri e le sue tradizioni, esercita sempre un certo fascino su di noi occidentali. Ma al di là del gossip e del pettegolezzo, cosa possiamo imparare da questa storia? Forse, che le relazioni sono fragili e che richiedono impegno, fiducia e rispetto reciproco. Che l'amore è un sentimento prezioso che va coltivato ogni giorno, con gesti concreti e parole sincere. Forse, che le bugie e i tradimenti possono distruggere anche l'amore più grande. Che la fiducia, una volta persa, è difficile da riconquistare. Forse, che a volte è meglio voltare pagina e ricominciare da capo, anche se fa male. Che il dolore, per quanto intenso, è destinato a passare. Certo, è facile fare i moralisti e dare consigli quando si guarda una situazione dall'esterno. Ma la verità è che nessuno di noi può sapere cosa sia realmente successo tra Neslihan e Burak. Possiamo solo immaginare, speculare e cercare di trarre qualche spunto di riflessione. Possiamo solo cercare di metterci nei loro panni, di capire le loro motivazioni, di rispettare il loro dolore. Un'altra cosa importante da sottolineare è che, in queste situazioni, è fondamentale rispettare la privacy delle persone coinvolte. Che Neslihan e Burak siano personaggi pubblici o meno, hanno il diritto di vivere la loro vita privata senza essere costantemente sotto i riflettori. I gossip e il pettegolezzo possono essere divertenti, ma a volte è meglio fermarsi un attimo e pensare alle conseguenze che le nostre parole e i nostri commenti possono avere sulla vita degli altri. Ricordiamoci che dietro ogni notizia ci sono persone reali, con sentimenti ed emozioni vere. Quindi, ricapitolando, abbiamo una Neslihan furiosa, un Burak cacciato di casa e un'Italia, forse un po' esagerato dire tutta l'Italia, sotto shock. Una storia piena di mistero, di dolore e di rabbia. Una storia che ci ricorda quanto siano complesse e imprevedibili le relazioni umane. Una storia che ci fa riflettere sulla fragilità dell'amore e sulla difficoltà di mantenere una relazione a lungo termine. E voi, cosa ne pensate di tutta questa storia?
Credete che il tradimento sia imperdonabile? Avete mai vissuto una situazione simile? Come avete reagito? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Sono curiosa di sentire la vostra opinione e di leggere le vostre esperienze. Condividete le vostre storie, i vostri consigli, le vostre riflessioni. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia per qualche minuto. Se è così, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi dà la carica per creare contenuti sempre più interessanti. E ricordate, la vita è piena di sorprese, di colpi di scena e di drammi, ma l'importante è non perdere mai il sorriso e la voglia di andare avanti. Anche quando tutto sembra andare storto, anche quando il dolore ci sembra insopportabile, dobbiamo trovare la forza di rialzarci e di ricominciare. Grazie ancora per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti. Ciao! Spero che la prossima volta avremo notizie più allegre.